il film più sconvolgente che sia mai stato girato. Crudo, terribilmente realistico e paurosamente attuale. Sto parlando di The Day After, il film del 1983 dove si narra di una ipotetica guerra nucleare tra Russia e Stati Uniti. Correva l'anno 1983, ma a distanza di quasi 40 anni, il film The Day After è purtroppo più attuale che mai. La pellicola è andata in onda per la prima volta il 20 novembre 1983 sul circuito televisivo statunitense della ABC, mentre in Europa è stata distribuita dalla Titanus. Da noi in Italia il film è uscito nel 1984 ed essendo la sottoscritta una bambina degli anni '80, posso dirvi che The Day After è il film che mi ha rovinato l'infanzia ed ancora adesso popola i miei peggiori incubi. Circa 100 milioni di cittadini americani assistettero al film nella sua prima messa in onda in televisione, una audience record per qualsiasi prodotto delle fiction TV. The Day After ha rappresentato uno shock per tutti gli spettatori che lo hanno visto. Nel giorno della sua messa in onda sul circuito televisivo nazionale, la domenica del 20 novembre del 1983, la ABC aprì alcuni numeri telefonici toll-free americani per dare precisazioni e fornire consigli in modo da poter calmare gli spettatori. Il film ebbe un profondo impatto psicologico sui cittadini di Kansas City e Lawrence, i luoghi in cui il film è ambientato durante l'esplosione atomica. Uno psicoterapeuta dovette assistere gli spettatori e fu organizzata anche una fiaccolata, una veglia di pace nel centro di Kansas City. Nessun film ha fatto più discutere di Day After e nessun film ha creato una sensibilizzazione tale a riguardo della politica nucleare. Nessun film è mai stato tanto dettagliato e realistico sulle conseguenze di una esplosione nucleare ed è sorprendente che anche gli effetti speciali datati 1983, quindi distanti anni luce dalla moderna computer graphic, abbiano retto straordinariamente il passare del tempo. The Day After, purtroppo, è un film che non solo non è invecchiato di un solo giorno, ma purtroppo con la crisi Russia, Ucraina, resto del mondo, resta oggi ancora più terrorizzante e spaventoso. A distanza di 40 anni, il blocco occidentale ed il blocco sovietico si ritrovano di nuovo sul filo della Terza Guerra Mondiale. The Day After ci mostra le conseguenze dell'esplosione nucleare, le auto che si fermano sulla strada, i circuiti elettrici ed elettronici che si bloccano nel momento che anticipa la comparsa del fungo atomico e, soprattutto, spiega meglio di qualunque documentario che cos'è il fallout e le dinamiche umane che si scatenano nel corso dell'olocausto nucleare. Il fenomeno del fallout, che peraltro ha ispirato una serie di videogiochi post-apocalittici straordinari, io ci ho giocato e posso dirvelo, è la ricaduta sulla superficie terrestre di materiale radioattivo prodotto da esplosioni termonucleari. Ed il film ci illustra in modo straziante l'effetto che il pulviscolo radioattivo ha sui corpi e sugli organismi delle persone colpite. The Day After segue le vicende dei sopravvissuti, i rifugi antiatomici e l'imbarbarimento dell'umanità costretta ad ogni bassezza pur di poter tirare a campare. The Day After è un film che proprio adesso sarebbe obbligatorio vedere per la prima volta o rivedere, soprattutto se si accarezzano strane idee a sostegno di chi ancora oggi minaccia l'uso di armi atomiche dopo gli orrori causati a Hiroshima e Nagasaki.